tutti! In questa scuola di maglia vi voglio spiegare come si ricama a punto maglia. In questo caso vedete questo guantino con questa rosa ricamata, ma in realtà è possibile ricamare su tutto quello che volete, basta che sia lavorato, per come ve lo spiego io oggi, a maglia rasata, quindi che sia un cappello, una sciarpa, un maglione, delle calze, qualsiasi cosa. Questo appunto è ad esempio, proprio per farvi capire la resa. Diciamo che è una possibile alternativa ad esempio la lavorazione ferraille, jacquard o intarsia, perché quel tipo di lavorazioni prevedono appunto una particolare lavorazione, mi ripeto, una particolare lavorazione con i filati, soprattutto se di più colori. In realtà lavorando a punto maglia è molto più semplice, si utilizza l'ago, poi vi faccio vedere, e si lavora un colore alla volta. Vi dico subito che ad esempio se dovete fare una rosa tipo questa, ecco che dovete capire da dove dovete iniziare. Non iniziate mai dal centro, mi raccomando, se no succede un pasticcio. Prendete sempre una parte esterna, che sia l'inizio magari laterale o da questa parte o da questa, oppure dal basso oppure dall'alto, però che sia sempre, ecco, un laterale, mai dal centro, perché se no non riuscite a lavorare. Facciamo l'esempio in questo caso. Se io inizio, facciamolo di qui che è più semplice, se io inizio a lavorare con questo rosa, cosa farò? Andrò a lavorare a righe verticali, quindi parto, lavoro questa riga e poi lavoro quella seguente e poi scelgo di lavorare o quella sotto così e andare intorno oppure da sopra e ritornare, in modo da riuscire a lavorare per primo, diciamo così, tutti i rosa, questo rosa scuro. Posso anche decidere di lavorare il rosa chiaro, allora parto da qui e inizio a lavorare sempre a righe il rosa chiaro e appunto vado sempre a righe verticali, ma posso anche decidere, forse non è questo l'esempio giusto, di lavorare a righe orizzontali. Comunque adesso vi faccio vedere la lavorazione appunto su maglia rasata e poi parliamo di alcuni tipi di schemi che si possono utilizzare appunto per il ricamo appunto maglia. Ok, con il mio campioncino e una gugliata di colore differente ma della stessa tipologia del campione, vi vado a far vedere come si inizia il lavoro e come si crea una sola V. Quindi prendiamo il nostro campione, decidiamo dove dobbiamo fare il nostro ricamo. Vedete che il punto maglia è creato da tante V. Noi decidiamo di entrare in una, quindi entro sotto esattamente la V che voglio ricamare, nel centro della V sotto, e vado a creare questa gambetta laterale destra, prendendo con l'ago tutte e due le gambette, 1 e 2, della V del punto superiore. Passo. Ed ecco qua, l'ho creata la prima gambetta. Per creare la seconda è semplicissimo perché basta entrare con l'ago esattamente da dove siamo usciti, quindi nel mezzo della V che c'è sotto. Ok, aspettate che, eccolo qua. E così abbiamo creato appunto la nostra prima V di ricamo. L'importante è tenere una tensione corretta, quindi né troppo stretta né troppo lasca, basta che non si veda il colore della lavorazione sotto. Se dobbiamo creare invece una linea orizzontale che va da destra verso sinistra, si lavora più o meno nella stessa maniera, quindi entriamo da dietro nel centro della V sotto quella che vogliamo lavorare, ok? Poi come prima per creare la gambetta destra entriamo
e prendiamo tutte e due le V della maglia sopra e poi tiriamo leggermente, mi raccomando, non dobbiamo mai tirare troppo forte, per andare a finire la V, ma continuare con le V vicine. Entro sì al centro della maglia sotto, ma esco al centro della maglia di fianco, in questo modo, così, e quindi tiro e vedete mi ritrovo al centro, come se io avessi chiuso e poi rinfilato la maglia, ma lo faccio in un unico passaggio. Aspettate che tolgo questo filo, eccoci qua, se no mi dà fastidio. Quindi rifacciamo, andiamo a creare la V, la gambetta destra, entrando nelle due V, nelle due gambette superiori, e poi per concludere e prepararmi per la seconda V entro al centro ma esco nel centro di quella di fianco, così, e vedete mi sposto mano a mano da destra verso sinistra senza dover tutte le volte andare sopra e sotto. Chiaramente io ve lo faccio lentamente, quindi la prima gambetta, mi preparo per la seconda e sono già pronta per poter fare direttamente la gambetta destra della maglia successiva, quindi 1 e 2. I movimenti sono sempre 2, come cucire, prendo quella sopra, tutte e due le gambette, prendo quelle sotto ed esco nel centro. Ok, se devo terminare la mia lavorazione non faccio nient'altro che entrare sopra e poi rientrare sotto per poi andare a fissare la codina, e così ecco che mi sono spostata piano piano da destra verso sinistra. Se invece mi devo spostare da sinistra verso destra, ve lo faccio qui, sempre da sotto, salgo e faccio gli stessi movimenti che ho fatto sotto, solo al contrario, quindi da sinistra verso destra. Quindi per fare la gambetta a sinistra entro, prendo tutte e due le gambette sopra, ok? E per fare la gambetta a destra entro, aspettate ve lo giro per farvi vedere meglio, ma è sempre uguale, entro da quella sotto ed esco al centro della prossima, così mi trovo già pronta per le due gambette sopra e due gambette sotto, dal centro al centro della prossima, e vado avanti così, vedete, si formano in questa maniera. Anche qui sono sempre due passaggi, quindi 1 e 2. Se siete più comode potete anche girare la lavorazione, quindi a questo punto vi trovate a lavorare sempre nello stesso verso, cioè da destra verso sinistra, perché potreste teoricamente essere più comode. Quindi se vi piace di più lavorare da destra verso sinistra, vi sentite più comode, non fate nient'altro che creare in questa maniera le gambette, come più o meno abbiamo fatto prima. Sempre due ne dovete prendere.
Nel momento in cui dovete andare a chiudere, non fate nient'altro che, come abbiamo fatto prima, io prendo le 2 gambette, ok, e poi chiudo passando sotto, e anche qui vado a magari fermare il filo, a cambiare il colore per essere pronta poi per la lavorazione successiva. Se invece dobbiamo lavorare dal basso verso l'alto, andiamo sempre a puntare il nostro filo da sotto e anche qui lavoriamo la prima gambetta destra prendendo tutte e 2 le maglie sopra, e poi la gambetta sinistra. Chiaramente si entra nella maglia sotto, ma mi preparo già il lavoro per eseguire la gambetta sopra, quindi entro nel centro della maglia sotto ma esco nel centro della maglia che sto lavorando. In questo modo ve lo rifaccio vedere. Quindi gambette, 2 gambette sopra, ok, adesso entro nel centro della maglia sotto, quella che abbiamo già creato, ed esco nel centro della maglia che sto lavorando. Io metto il dito perché sono abituata così, in modo da non tirare troppo il filo e non avere una tensione scorretta. Vedete? Lo rifacciamo. Quelle 2 sopra. Entro nel centro della maglia sotto, esco nel centro della maglia che sto lavorando. E se devo finire, prendo quelle 2 sopra e chiaramente entro nel centro della maglia sotto, e così ho finito anche la lavorazione verticale dal basso verso l'alto. Se devo invece lavorare verticalmente ma dall'alto verso il basso, è più o meno la stessa cosa. Chiaramente sempre entro nel centro, prendo le 2 gambette sopra per fare la mia gambetta di destra, e poi per fare la gambetta di sinistra entro nel centro della maglia sotto e sbuco nel centro della maglia sotto ancora. Così, quindi a questo punto vado a prendere le gambette che ho fatto sopra, quelle che ho appena ricamato, poi entro nel centro e sbuco in quella sotto. Piano piano, questo forse è un po' più difficile vedere dove andate a sbucare da sotto. Allora, abbiamo detto, prendo le 2 gambette che ho appena lavorato, faccio la mia gambetta di destra. Aspettate, che mi metto in posizione così magari ve lo faccio vedere meglio. E poi per fare la gambetta di sinistra e già prepararmi per fare la maglia sotto, entro da dove sono uscita, quindi nel centro di questa maglia, e attenzione, vedete che c'è un filo in mezzo? Vedete? Esco così in quella sotto. Ultima volta, le 2 gambette, e poi se devo finire la lavorazione chiaramente mi punto nel centro e ho finito. Eccoci qua. Allora, come avete visto, ricamare è veramente semplice, soprattutto se dovete magari fare delle scritte, se dovete fare
come dire, dei lavori piuttosto arzigogolati, particolari, che quindi con la lavorazione magari a ferraille piuttosto che a giaccardo, a intarsia, poi diventa complicato, perché se poi anche dovete lavorare a più colori, ecco che vi ritrovate tutti i gomitolini attaccati. Chiaro, sono lavorazioni diverse, ma in realtà, non vi ho fatto vedere il retro, ecco. Diciamo, il retro rimane pulito, non avete fili passanti. Adesso qualche filo qui c'è perché io ho lavorato in questo modo, così, facendovi vedere ad esempio, ma ecco che potete lavorare, anziché appunto con tutti i gomitolini, con il filo elago e appunto ricamare appunto maglia. Oltre ad essere più semplice da lavorare, è anche più facile disfare se avete fatto un errore, perché basta appunto sfilare il filo e si può ripartire. Mentre se la lavorazione viene fatta durante anche il progetto, chiaramente se si ha sbagliato bisogna disfare proprio tutto il progetto e ripartire da capo. Infatti, visto che è una lavorazione che si esegue dopo aver finito il progetto principale, in questo caso è un guanto, ma può appunto essere un maglione, un cappello, potete anche successivamente rendervi conto di quanto grande volete fare il vostro ricamo. Magari all'inizio non ne avete tanta contezza, ma poi vedendolo dite ok, lo voglio fare, che ne so, di 20 maglie per 12 ferri. Ecco che in quel caso vi rendete conto meglio una volta che il progetto è stato eseguito. Il trucchetto, che poi è un trucchetto che in molti conoscono, è quello di utilizzare per gli schemi del punto croce. C'è una differenza però, che nel punto croce il quadratino, quando noi andiamo a fare la X, ha l'altezza e la base identica, perché è proprio un quadratino, mentre nella lavorazione a maglia, come ben sappiamo, ad esempio in un campione da 10 cm per 10 cm, il numero delle maglie è sempre inferiore al numero dei ferri. Questo perché una maglia, una V, non ha la stessa altezza e la stessa base. Quindi nella maglia ci sono, appunto nel campione ad esempio di 10x10, ci sono più ferri. Cosa vuol dire? Che se io vado a fare un quadrato ad esempio di 10 maglie, 10 ferri di altezza per 10 maglie, quindi un quadrato 10x10, nel punto croce mi verrà un quadrato perfetto, nella maglia invece questo quadrato sarà schiacciato, quindi risulterà diciamo più un rettangolo. Ecco, questa è l'unica cosa a cui stare attenti se si prendono gli schemi del punto croce. Comunque esistono anche schemi chiaramente per il punto a maglia che chiaramente sono tarati proprio in base al fatto che ci sono più ferri di maglie negli stessi centimetri, e infatti negli schemi proprio di ricamo a punto maglia non ci saranno più dei quadratini come base, ma vedrete dei rettangolini, proprio per questo motivo, perché la V che noi andiamo a creare è più bassa rispetto alla larghezza. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!